Benvenuti, cercatori di verità e amanti dei racconti che scavano sotto la superficie, in un episodio destinato a cambiare il modo in cui guardiamo i nostri idoli. Benvenuti a casa, benvenuti su Segreti Turchi. Nel vasto e spesso rumoroso orizzonte dello showbiz turco, ci sono silenzi che rimbombano più di 1000 prime pagine. Il silenzio recente della straordinaria Demet Özdemir è uno di quelli. Abituati alla sua energia inesauribile, a quel sorriso che incendia lo schermo e a una presenza costante che pareva non finire mai, il mondo ha assistito stupefatto a un cambio di ritmo radicale. Da un giorno all'altro, la regina dei melodrammi romantici ha scelto l'ombra, un rifugio intimo fatto di introspezione e segretezza assoluta. Per settimane, il vuoto lasciato sui suoi profili e la sua assenza dagli eventi hanno alimentato un vortice di ipotesi, dal timore sincero alle congetture più ardite. Stavamo assistendo a un crollo emotivo o al ritiro strategico di una donna decisa a smettere di interpretare un personaggio e a cominciare a essere, finalmente, se stessa? Prima di svelare i dettagli della telefonata che ha fermato il tempo e del progetto che promette di ridefinire ogni cosa, vi rivolgo un invito autentico. Se apprezzate questo giornalismo analitico, letterario, rispettoso della crescita umana degli artisti, iscrivetevi a Segreti Turchi. Attivate la campanella per non perdere il battito vero delle celebrità, raccontato con profondità. E se volete diventare pilastri di questa casa e accedere a contenuti esclusivi, premete subito il pulsante Join. Il vostro sostegno ci permette di investigare le storie con la serietà che meritano. Ora, silenzio e attenzione. Stiamo per decifrare l'alba nuova di Demet, un'alba che ha un nome e un volto molto noti anche oltre il Bosforo. Il ritiro di Demet Özdemir non è stato un inciampo, bensì una scelta lucida, quella che su Segreti Turchi abbiamo definito una quarantena spirituale. Anni sotto una lente impietosa, risposte a ogni pettegolezzo sul privato, aspettative di un pubblico globale da sostenere senza saltare un fiato. Demet, per la prima volta, ha deciso che la propria pace non è in vendita. Si racconta che abbia spento il telefono, allontanato i riflettori, ridotto la comunicazione a un nucleo piccolissimo, la famiglia più stretta, 2 confidenze di vecchia data. Mentre i talk di gossip si interrogavano su dove fosse finita, lei abitava la propria pelle senza la mediazione di una camera. Nei corridoi delle produzioni, rimbalzavano voci di rinunce a campagne commerciali e di interviste rifiutate, mosse ardite per chi è sempre stata la prediletta dei media. Ma c'era un disegno dietro quel silenzio. Demet attendeva un segnale, una frequenza precisa capace di ridarle orientamento in mezzo al caos della notorietà. E poi, nel cuore di quell'oscurità scelta, è accaduto l'impensabile. Secondo ciò che abbiamo raccolto in esclusiva per la famiglia di Segreti Turchi, nel mezzo di una notte quieta è arrivata una telefonata. Non un lavoro qualsiasi, non un agente in chiusura di accordo. Una voce che non apparteneva più al presente da tempo, e che paradossalmente teneva in mano una chiave del futuro. Una voce che porta un nome che tutti conoscete, Can Yaman. La conversazione è durata più di un'ora. È stata un viaggio emotivo lacerante e curativo insieme. Chi le era vicino racconta che, dopo aver riagganciato, Demet sia rimasta immobile, gli occhi lucidi non di dolore, ma di liberazione profonda. In quel momento di vulnerabilità, si sarebbe lasciata sfuggire parole destinate a farsi leggenda nelle cerchie più intime, non testuali a una frase da copione, ma un pensiero netto, sussurrato come un giuramento. Ha detto che quando la vita sembra portarti via tutto, a volte basta una notizia per restituirti ciò che contava davvero, e con interessi. Non era un semplice sospiro. Era il primo mattone di una nuova architettura interiore. Chi era all'altro capo della linea e quali verità si sono scambiate in quell'ora di sincerità assoluta? Il mistero alimenta una leggenda che non ha bisogno di clamore, ma gli effetti sono già concreti. Un riordino delle priorità, un orizzonte che si apre come una tenda a teatro, e un nome che torna a intrecciarsi con il suo, quello di Can Yaman, non più come eco del passato, ma come possibilità del presente. Fermiamoci un istante in questa narrazione magnetica, famiglia di Segreti Turchi. Domanda diretta,
bisogna davvero toccare il fondo o ritirarsi nel silenzio per rinascere con forza autentica. Vi è mai capitato che una semplice telefonata vi rimettesse al posto, in un secondo, tutti i tasselli? Scrivetelo nei commenti, raccontateci le vostre svolte. Diteci cosa pensate della nuova rotta di Dimet e quale altra stella turca vorreste che esplorassimo con questa cura letteraria. Se apprezzate questa profondità, mettete mi piace. E se volete sostenere il nostro lavoro indipendente, Jain è il vostro pass VIP alla verità. Un clic e ci aiutate a mantenere lo standard che ci definisce. La grande sorpresa che Dimet Özdemir ha custodito è, stando alle voci più solide del settore, un progetto internazionale di quelli che spezzano gli schemi precedenti. Non si tratta di una commedia leggera, né di un dramma convenzionale. Al centro c'è un personaggio complesso, umano, una donna matura costretta a guardare in faccia le ombre del passato per reggersi in piedi senza stampelle. È il funerale definitivo alla ragazza fragile in cerca d'amore, l'ingresso in scena della donna di ferro che cerca la propria redenzione. Questo spostamento verso una recitazione più densa e psicologica è la sua risposta a anni di etichette. Il progetto la porterà fuori dai confini turchi, tra set europei e un calendario che imporrà di ristrutturare non solo stile e metodo, ma anche abitudini quotidiane. È un salto nel vuoto, un tradimento consapevole della comfort zone, non più consenso facile, ma evoluzione artistica. E qui si intreccia la presenza di Can Yaman. Le fonti raccontano che il progetto lo vedrà al suo fianco in una forma inattesa, tra coprotagonismo e co-creazione, con il suo sguardo internazionale e la disciplina d'acciaio che lo hanno reso un volto globale. Non un ritorno nostalgico, ma un incontro inedito, adulto, professionale. La coppia, icona di una generazione che li ha amati sullo schermo e oltre, si ritrova su un terreno nuovo, e la corrente tra loro non è quella degli esordi, è più quieta, più decisa, più vera. Nessuno dei due è lì per ripetere la magia, ma per riscriverla. E se c'è un confine tra pubblico e privato, la scelta è di difenderlo con fermezza, l'arte in primo piano, il resto dietro porte chiuse. Uno dei pilastri di questa rinascita è il cambiamento radicale nella filosofia di vita di Dimet. Ha confidato a chi le è vicino una verità semplice e potente, finora ha pagato il prezzo delle decisioni altrui, da ora, sceglie il proprio sentiero. Un atto di indipendenza emotiva che ha rimbombato nelle colonne dei quotidiani di Istanbul. Per anni, la narrazione attorno a Dimet sembrava dettata da eventi esterni, relazioni passate, critiche feroci, decisioni di produzione. Sempre sulla difensiva, costretta a spiegare ogni mossa. Quella Dimet non esiste più. La donna emersa dal silenzio non sente bisogno di giustificarsi. Ha compreso che l'autonomia è il lusso più caro della fama, e ha deciso di pagarlo. In parallelo, Khan ha scelto una postura sorprendente per chi lo segue da sempre, meno rumore, più sostanza. Si dice che i due abbiano scritto un patto non su carta, ma negli sguardi, proteggere il lavoro dalla chiacchiera, adempiere alle promesse fatte a se stessi prima ancora che al pubblico. Se qualcuno si aspettava la solita impetuosità, ha trovato invece una determinazione che non alza la voce per farsi rispettare. In questo processo di ricostruzione, la famiglia ha avuto un ruolo centrale. Dopo la notizia del nuovo progetto e quella telefonata rivelatrice, Dimet ha incontrato a lungo sua madre. Un confronto pieno, necessario, lacrime senza vergogna. In quell'abbraccio, ha lasciato cadere un peso che teneva nascosto, non deve più sforzarsi di sembrare forte, perché ha scoperto di esserlo davvero. Parole semplici, capaci di chiudere un cerchio. Quel momento di verità domestica è stato un balsamo. Il sostegno materno, il sollievo condiviso, hanno restituito al suo volto una serenità che mancava da anni. Non l'euforia da red carpet, ma la pace di chi ha riconciliato il presente con le proprie voci interiori. Dopo settimane di digiuno digitale, Dimet ha spezzato il silenzio con un post che è lezione di economia semantica. Una foto, senza orpelli, senza spiegazioni. E una sola parola in didascalia, beginning. Su Segreti Turchi non l'abbiamo letto come un aggiornamento qualunque,
ma come il primo battito di una vita nuova. In pochi minuti, il post ha raccolto reazioni a valanga. I fan, vigili e sensibili, hanno compreso che quel beginning non rimandava a un calendario, ma a una linea di condotta. A una Dimet che non si infiamma davanti alle voci, che non reagisce cancellando in preda all'ira, ma si sfila con grazia. Una donna che ha capito che il silenzio è strumento potente, e che non ha bisogno di parole per essere compresa. E, in filigrana, molti hanno letto anche un segnale verso Can Yaman, non un proclama, non un annuncio, ma un varco, un invito a guardare avanti. Prima di arrivare alla conclusione, grazie per aver reso Segreti Turchi il vostro rifugio per un'analisi così profonda. Se non siete ancora parte della nostra cerchia, vi perdete approfondimenti riservati che condividiamo soltanto con la community più vicina. Cliccate i Join per sostenere la nostra indipendenza, ci aiuterete a viaggiare, contattare fonti, arrivare alla verità prima degli altri. Un gesto piccolo, un impatto enorme. Chiudendo questa cronaca della rinascita di Dimet Özdemir, resta una certezza: non stiamo più guardando un'attrice che interpreta storie altrui. Stiamo assistendo a una donna che ha deciso di scrivere la propria. Le ombre passate si diradano e il futuro disegna contorni più netti e ambiziosi. Dimet non cammina più per l'applauso degli altri, ma per sentire l'orgoglio dei propri passi. Accanto a lei, in questa traiettoria nuova, c'è un uomo che ha conosciuto la stessa pressione, la stessa fame di risultati e lo stesso prezzo di ogni rinuncia, Can Yaman. La loro rotta non è un ritorno al passato. È una pagina inedita, con grammatica diversa. Questo 2026 ci consegna due artisti che hanno capito che le sorprese della vita non devono ferire per forza, possono trasformarsi in strumenti di speranza e cambiamento. Il tour internazionale che li attende, tra presentazioni, 7 incontri con il pubblico, sarà la prova del 9 di questa filosofia nuova. Ci saranno notti corte, interrogativi, luci che abbagliano e giorni in cui il fiato mancherà. Ma c'è una differenza. Adesso sanno come respirare. E su Segreti Turchi saremo qui, a raccontarvi ogni dettaglio con la serietà che ci contraddistingue, senza cedere alla frenesia, ma cercando il senso. Grazie per averci accompagnato in questa analisi ampia e intensa della vita di Dimet Özdemir e del ritorno sulla stessa orbita di Can Yaman. Se questo video vi ha fatto riflettere sull'importanza di scegliere la propria strada, lasciate un like, condividetelo con chi segue questa coppia simbolo, iscrivetevi al canale. E ancora una volta, considerate di unirvi alla nostra famiglia cliccando su Join. Il vostro sostegno è ciò che tiene viva la fiamma di Segreti Turchi. Ci vediamo nella prossima esclusiva, sempre qui, a casa vostra.